Ciao a tutti, buone notizie dalla Continassa, in quanto questa mattina UEA e Thuram si sono allenati in gruppo e quindi sono a tutti gli effetti disponibili per la trasferta di Empoli. A questi due va anche sommato Azic, che già da qualche giorno aveva iniziato a lavorare in gruppo e quindi pure lui, poi starà Thiago Motta, è abile e arruolabile per la gara al Castellani. Cosa significa? Che l'unico indisponibile, certo, è con Sessao, un altro indisponibile estremamente probabile è Milik, e poi dobbiamo cercare di verificare le condizioni dei giocatori che rientrano dai vari impegni con le nazionali. Perché sono particolarmente felice per Thuram e UEA? Innanzitutto perché sono due giocatori che sono partiti molto bene, purtroppo poi si sono fatti male, ma se andiamo a vedere la sfida con il Como, Thuram partitona, UEA partitona, addirittura ha fatto un gol da infortunato, no? Quella bellissima azione dove lui va a ottimizzarla e non neanche esulta perché capisce che si era fatto male. E un'altra cosa che mi porta a essere fiducioso da questo punto di vista per il proseguo della stagione è che i tempi di recupero vengono rispettati, perché c'era stato detto che si sarebbe lavorato per fare in modo che alla ripresa, la prima gara post sosta nazionali, ci potessero essere Azic, UEA e Thuram, e tutti e tre ci saranno. Quindi vuol dire che anche lì, tra le valutazioni di rito, le terapie e i rientri, ci siamo, si sta lavorando in maniera ottimale. Poi, per quanto riguarda Thuram, sono particolarmente elettrizzato perché è un giocatore che mi è piaciuto moltissimo, ma anche nel precampionato. Io vi avevo raccontato a Norimberga, in un risultato sì, ok, negativo, ma che poi era da contestualizzare al fatto che la Juventus fosse contata, tanti giocatori pronti ad andare via, alcuni testati, alcuni che dovevano arrivare, tanti. Però già lì avevo visto delle cose di Thuram che mi erano piaciute, ma soprattutto mi era piaciuto pochi giorni prima un allenamento, l'unico a cui abbiamo assistito, alla Herzog Base in Germania, dove gli ho visto fare delle cose notevolissime. Un giocatore molto pulito dal punto di vista tecnico, un giocatore forte fisicamente, un giocatore di personalità, e tutti questi ingredienti poi li ho riscontrati con la performance proposta da Kefren contro il Como, e per me questo ragazzo ha un potenziale vastissimo. Io sono convinto che se lavora come sta facendo, seguendo le indicazioni di Thiago Motta e con il giusto entusiasmo, può diventare, oserei dire, totalizzante nell'economia delle sue funzioni in mezzo al campo, perché è un giocatore che ha una grande, come ho detto, fisicità, quindi recupera velocemente il possesso, ragiona in verticale. Thuram è uno che si sa anche inserire perché ha cilindri importanti, quindi sono felice che ci possa essere a Empoli. Poi sono anche curioso di vedere quali saranno le scelte di Thiago, perché credo che in valore generale ci possa essere la precedenza, possa essere data a coloro che non sono andati in nazionale, perché la Juve ne ha dati 10 tra nazionale maggiore e under 21, gli altri sono rimasti alla Continassa e hanno lavorato intensamente. L'ho anche spiegato molto bene in sede di presentazione Cop Mainers, che tra l'altro do per scontato che parta dall'inizio, come giusto che sia, e spero che ci possa accendere, perché abbiamo subito bisogno da parte sua di segnali importanti e che lo portino a trascinare la Juventus. Ora, dal punto di vista numerico, ci siamo. Eravamo corti col Como, eravamo corti a Verona, anche con la Roma per certi versi, perché da pochi giorni erano arrivati gli ultimi tre innesti. Quindi significa che anche da un punto di vista meramente numerico iniziamo a poter dire la nostra. Parliamo di due indisponibilità, a cui facevo riferimento prima, con Sessao e molto probabilmente Milik. Tutti gli altri ci sono, quindi sussistono tutti i presupposti affinché il trittico Empoli, PSV Eindhoven e Napoli possa essere superato nel miglior modo possibile. Capitolo Nico Gonzalez, perché ero molto preoccupato. Infatti ho fatto un video dicendo: Scaloni, il CT dell'Albi Celeste, mi raccomando, fai il bravo. E Nico ha giocato più di 90 minuti con la Colombia. I dati che riportano SofaScore e non solo sono importanti, al di là del gol molto freddo. È importante che Nico segni questi gol, perché
noi abbiamo bisogno di una proiezione offensiva in termini di realizzazioni che possa poi consentire una giusta distribuzione, cioè deve segnare Nico, ovviamente Vlahovic, deve segnare Kopp, dovrà segnare Conceição, deve segnare il Diz, deve segnare UEA, però è importante che ognuno, no, si accolli la sua fetta per poi arrivare a un obiettivo corale da centrare. Comunque Nico con la Colombia ha disputato oltre 90 minuti, un gol, 24 tocchi, precisione dei passaggi 85,7, un passaggio chiave, dribbling tentati 1 su 1, quindi una volta ci è riuscito su un tentativo, ha perso 5 possessi, falli subiti 1. Gara pimpante quindi dai numeri, poi è ovvio che quando segni la vai sempre a impreziosire. Ma cosa conta? Conta che Nico abbia giocato. Io ero molto spaventato, ma se Nico ha giocato significa che evidentemente non era infortunato, che si trattasse fortunatamente esclusivamente di una botta, e quindi Nico, anche lui, se ha fatto 90 minuti e oltre in nazionale, può partire eventualmente dall'inizio con l'Empoli, deciderà Thiago, ma è un giocatore che a tutti gli effetti, pure lui, abile e arruolabile. Quindi su Nico possiamo tirare un grossissimo sospiro di sollievo. In generale mi sembra che, dai, inizino a esserci le notizie giuste per caricarci in vista di Empoli. Questa sosta è stata... mamma mia, non so come definirla, mi ha messo addosso A, tristezza, B, noia. La prima è la peggiore, secondo me. Ora si gioca tanto e bisogna fare delle belle partite. Quella di sabato, amiche e amici che mi seguite, per me è fondamentale per dare continuità alle prime tre. Anche per intraprendere il giusto cammino in campionato, perché con le cosiddette medio-piccole bisogna fare 3 punti. Uno può dire, ci vuole Romeo Agresti a dirlo, no, però è fondamentale, perché se tu riesci a vincere con frequenza, in casa e fuori, con le cosiddette medio-piccole, hai comunque quello slancio di alta classifica e poi devi fare il tuo con le big, con le dirette concorrenti. Ci può stare che tu vada in determinati campi e possa anche non vincere, ma contro determinate squadre devi vincere. Ad Empoli devi vincere. Con tutto rispetto per l'Empoli, che sarà una gara difficile, l'Empoli ha entusiasmo, l'Empoli ha freschezza, l'Empoli ha idee, l'Empoli ha ottenuto già un risultato molto importante in questo avvio di stagione battendo in casa sua la Roma, quindi se uno pensa di andare ad Empoli e passeggiare torna davvero con le ossa rotte, ma non credo proprio che commetteremo questo errore proprio in relazione anche all'exploit di inizio stagione dello stesso Empoli. Ma recuperare Thuram, recuperare Azic, recuperare UEA, Nico che in nazionale comunque fa gol, gioca oltre 90 minuti ed è pronto, Kopp che ha potuto fare le 2 settimane di rito senza andare in nazionale ed è pronto a partire dall'inizio, giocatori che sono rimasti qui, che quindi hanno allargato sì, i loro orizzonti tecnico-tattici, lavorando intensamente e bene con Thiago Motta e staff. Insomma, le basi sono molto solide in vista di questi impegni, che sono ravvicinati importantissimi e delicatissimi, perché in Champions devi partire bene. Io continuo a pensare, vedendo la nuova formula dell'Europa che conta, che sia più difficile recuperare, perché è vero che sono più gare, ma devi partire bene. Noi dobbiamo avere l'obiettivo di arrivare al 2025, quando affronteremo, è talmente lunga, no, che nel 2025 affronteremo in casa City e Benfica, e lì dobbiamo essere già praticamente qualificati. Non possiamo arrivare con l'acqua alla gola o con incertezza con quelle squadre. E poi c'è il campionato, perché dopo la Roma l'altro big match in casa sarà con il Napoli, e tra Antonio Conte, la rivalità, le ambizioni delle 2 squadre, sarà sicuramente una partita mica da ridere. Se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale. Dai ragazzi, road to 89k, l'obiettivo è arrivare entro ottobre a 90, ce la possiamo fare assieme con una Juventus che speriamo ci possa regalare grossissime soddisfazioni. E attivate sempre la campanella.